Buongiorno ragazzi, amici, continuiamo in vista della rivoluzione industriale vera e propria a parlare della storia materiale e sociale nel Settecento, anche prima, nel Seicento. La storia non è fatta soltanto di eventi, di battaglie, di sovrani, liste di imperatori, trattati di pace e così via. La storia è fatta anche di condizioni materiali di vita, le storie delle malattie, storia dell'alimentazione, storia della famiglia, d'accordo? Quindi storia sociale, gli storici si occupano anche di questo, anzi gli studi su questo sono molto interessanti e molto promettenti. Nella scorsa lezione abbiamo visto la rivoluzione alimentare e il successo di tanti prodotti molto calorici, molto nutrienti in Europa, come il mais e la patata, che migliorano l'alimentazione dei contadini in generale delle classi povere. Poi abbiamo visto anche la scomparsa della peste, ci sono varie ipotesi sulla scomparsa della peste, ovviamente le due cose possono essere collegate naturalmente, migliora l'alimentazione, abbiamo visto che migliora in piccola parte anche l'insieme delle condizioni igieniche, quindi le persone sono meno soggette ad essere infettate da malattie, da epidemie e a morire per questo. E quindi abbiamo una crescita enorme della popolazione. Se all'inizio del secolo XVIII, nel 1700, noi abbiamo 100 milioni di abitanti in Europa, alla fine del secolo, cioè nel 1800, questi almeno sono i dati di cui noi disponiamo, abbiamo circa 200 milioni, cioè abbiamo un raddoppio della popolazione europea, d'accordo? C'è chi dice 180, d'accordo? Però insomma abbiamo un enorme aumento della popolazione, un raddoppio, quasi un raddoppio. Questo non riguarda soltanto l'Europa, riguarda tutto il mondo. Per esempio nel Settecento c'è un'incredibile esplosione demografica in Cina e ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato della Cina nel 6-700. L'aumento della popolazione, quindi rivoluzione demografica nel Settecento. La rivoluzione demografica nel Settecento è molto importante perché sarà destinata ad essere permanente. Infatti, i progressi della medicina nell'Ottocento, progressi che erano inesistenti nel Settecento, ma anche ovviamente la nuova società industriale, farà sì che la crescita demografica arriverà fino a noi. Non ci saranno, come nei secoli precedenti, periodi di crescita demografica e periodi di crollo della popolazione, di perdita demografica. La popolazione aumenta nettamente nel Settecento, continuerà ad aumentare ancora più nettamente in percentuale nell'Ottocento e poi ovviamente nel Novecento fino a noi. Quindi è una crescita demografica che sarà poi inarrestabile. La crescita demografica può avvenire in due modi: o diminuisce la mortalità, cioè la gente muore meno, muore a un'età più tarda, d'accordo? Cioè diminuisce la mortalità, non muoiono più di fame perché ci sono nuovi prodotti agricoli, le carestie non sono più distruttive perché le patate crescono molto più facilmente di altri alimenti, al limite mangi le patate o il mais. Quindi può esservi una motivazione per la crescita demografica che è ovviamente la diminuzione della mortalità. Ed è così. Cioè gli storici hanno determinato che in tutta Europa, almeno nell'Europa occidentale, c'è una diminuzione della mortalità e quindi questo fa aumentare la popolazione. Però ovviamente la popolazione può aumentare anche per un altro fattore, ovviamente, ovvero la crescita della natalità. Allora, sorpresa, mentre la diminuzione della mortalità avviene in tutta Europa, la crescita della natalità avviene quasi esclusivamente in un paese, in un solo paese d'Europa, quello più moderno, quello più all'avanguardia, l'unico in cui si stava realizzando già nel Settecento la rivoluzione industriale. Avete indovinato, è l'Inghilterra, o meglio, la Gran Bretagna.
Come mai c'è questa proprio, ci sono due binari demografici, per cui l'Inghilterra, la Gran Bretagna è un modello proprio diverso rispetto al resto d'Europa. In Gran Bretagna non diminuisce solo la mortalità, cresce anche fortemente la natalità. È presto spiegato, c'è un anticipo del matrimonio, quasi esclusivamente in Inghilterra. Fino al 600, qual è l'età in cui le donne si sposavano? Le donne, ma anche gli uomini, perché spesso ci si sposava tra coetanei, ancor più di quanto avviene adesso, d'accordo? Fino al 600 l'età media del matrimonio era superiore ai 25 anni, con paesi europei più in crisi o con periodi storici in cui addirittura l'età media del matrimonio arriva a 27-28 anni, non ci si sposa prima di 27-28 anni. Non è vero, come ho avuto modo di dire già altrove, in altre lezioni, che in precedenza ci si sposava prestissimo. Questa è una credenza che per esempio nel Settecento, insomma, anche fino, molti credono, anche fino a 50 anni fa, non so, ancora più nel Settecento, nel Medioevo, le donne si sposassero a 18 anni, non so, a 15 anni, prestissimo. Questo è assolutamente falso. La media era nel 500, nel 600 di più di 25 anni di media di età per le donne, che potevano salire in certe circostanze anche a 27-28 anni. Nei periodi di crisi economica più buia del 600 tende ad alzarsi l'età del matrimonio. Perché il matrimonio viene ritardato? Attenzione, perché prima della società capitalistica succedeva che la propria ricchezza dipendeva quasi esclusivamente, quasi sempre, dalla ricchezza familiare. Quindi la propria ricchezza e quindi anche la possibilità di sposarsi dipendevano dalle proprietà familiari, quindi spesso si attendeva, lo so che forse è un po' brutto da dire, spesso si attendeva che morissero i genitori morivano molto prima di adesso perché l'età media era molto più bassa, quindi per potersi sposare, attenzione, bisognava ereditare le proprietà dei genitori. A volte non si ereditava una proprietà privata, ma si ereditava un affitto, d'accordo? Per esempio l'affitto della terra, c'erano moltissimi contadini affittuari che vivevano in un feudo, d'accordo? Ereditavano l'affitto e quindi comunque ereditavano la propria condizione economica, i beni dei genitori. Quindi si attendeva, diciamo, che i genitori morissero, altrimenti non vi erano i soldi, non vi erano le condizioni economiche per sposarsi. Cosa succede invece nel Settecento, ma succede quasi soltanto in Inghilterra, lo vedremo? Con la rivoluzione industriale arriva il lavoro salariato, quindi la tua possibilità di trovare lavoro o la tua possibilità di guadagnare non dipendono dall'economia familiare, dai beni dei genitori, perché tu anche a età molto giovane puoi andare fuori da casa dei genitori, ripeto, anche se ci vivi, puoi andare fuori a lavorare, cioè nasce il lavoro salariato, io vado a lavorare per un datore di lavoro, ottengo un salario, poi magari torno a dormire a casa dei miei genitori. Però, capite, non ho più bisogno di aspettare che essi muoiano per ereditare, per avere l'eredità paterna. Posso guadagnare al di fuori della proprietà familiare. Vado da qualcun altro che non c'entra niente con la mia famiglia, mi assume con un rapporto di lavoro non più feudale ma salariato, mi dà una paga in cambio di 8 ore di lavoro e quindi io guadagno, posso accedere al lavoro e guadagnare anche quando i miei genitori sono sani come pesci, non devo aspettare che muoiano per poter avere la possibilità di sposarmi. Il mio lavoro, la mia condizione economica non dipendono più o non dipendono più totalmente dalle proprietà della famiglia. Quindi questo che cosa significa? Ovviamente che le persone possono sposarsi molto prima. Infatti noi abbiamo prove certe che l'età del matrimonio si abbassa, d'accordo? Si abbassa a circa 25 anni,
o a volte anche tende ai 24 anni. Voi direte, ma che differenza c'è tra 24, 25 oppure 25, 27? La differenza è essenziale. Anche pochi anni di differenza, anche poche frazioni di anno di differenza nel matrimonio determinano il maggiore o minor numero di figli. Capite? Sposandosi prima si hanno più figli. È una legge naturale, studiata anche dagli antropologi culturali per le società antiche. Noi sappiamo per esempio con certezza che gli Spartani, come tante società tribali antiche, per limitare la popolazione, per evitare che nascessero troppi giovani, ritardavano l'età del matrimonio fino ai 30 anni, d'accordo? Se ti sposavi a 30 anni in una società tribale era molto difficile che tu potessi mettere al mondo più di 2 figli in media e quindi la popolazione non aumentava, al massimo diminuiva anche un po', d'accordo? Quindi sposarsi prima significa fare più figli, ovviamente c'erano anche i figli illegittimi, però insomma la maggior parte dei figli derivava da un matrimonio, ma questo avviene quasi soltanto in Inghilterra. L'Inghilterra è un paese che lo vedremo ancora, per molte caratteristiche si differenzia totalmente dal resto dell'Europa. Ci sono due Europe da un punto di vista economico e sociale completamente diverse nel Settecento. Da una parte c'è l'Inghilterra e in parte anche l'Olanda, i paesi più moderni che si stanno industrializzando. Dall'altra parte c'è tutto il resto dell'Europa, paesi più ricchi o più poveri che però hanno in realtà dei parametri comuni molto diversi da quelli dell'Inghilterra. Quindi sicuramente le nuove culture, il mais, la patata, le nuove culture favoriscono la crescita demografica, le nuove culture diminuiscono anche le carestie, infatti abbiamo una forte diminuzione delle carestie nel Settecento e quindi questo favorisce la crescita demografica nel senso che diminuisce la mortalità. Ma solo in un paese in realtà non solo diminuisce la mortalità, ma cresce fortemente anche la natalità, cresce il numero di bambini che nascono ed è l'Inghilterra per i motivi economici che vi ho detto. Quindi non bastano i cibi energetici a basso prezzo come mais, patata e così via, la diminuzione delle carestie, l'annullamento della peste, ci vogliono anche delle condizioni economiche migliori per fare più figli, perché le condizioni economiche migliori ti consentono di essere più precocemente autonomo dai genitori e quindi di sposarti prima. Quindi questo è molto importante, questo fatto. Allora, abbiamo anche... sì, allora, quindi attenzione, dal 1760 i demografi, gli storici, hanno determinato che la popolazione inglese cresce addirittura dell'1% ogni anno, che è un tasso molto forte. Dall'inizio alla fine del Settecento l'incremento totale, l'incremento assoluto della popolazione in Inghilterra è nettamente superiore rispetto all'incremento di ogni altro paese europeo. Ci sono più terre coltivate, attenzione, la situazione economica migliora, ci sono più terre coltivate. In tutta Europa, tranne paesi dell'Europa dell'Est completamente in crisi allo sfascio come la Polonia, in tutta Europa nel Settecento noi registriamo un aumento delle terre coltivate, non c'è alcun dubbio. Aumento delle terre coltivate significa anche aumento dei prodotti agricoli, in particolare dei cereali. Ok, più terre coltivate dipende dal fatto che aumenta la popolazione, ci sono più braccia per l'agricoltura, d'accordo? Più terre coltivate, l'abbiamo visto, dipende anche dal fatto che ci sono nuove colture che sono più facili da impiantare, vanno incontro meno alla distruzione dei raccolti, come il mais e la patata, certamente, però in realtà l'aumento delle terre coltivate non è spiegabile soltanto in questo
in questo modo per via delle cause che vi ho detto. Dobbiamo quindi distinguere l'aumento delle terre coltivate, più terra coltivata, dall'aumento della resa agricola, maggiore resa agricola. Spero che sia chiara la differenza, cerco di spiegarmi. Maggiore terra coltivata e quindi maggiore quantità di prodotto, per esempio di cereali, è qualcosa di diverso dalla maggiore resa agricola. Capite? Perché la maggiore resa agricola significa che io ho un maggiore prodotto, per esempio più cereali, nella stessa unità di spazio, cioè aumenta il prodotto, per esempio i cereali, non semplicemente, banalmente, rozzamente, quantitativamente perché aumenta la terra, aumenta lo spazio, cioè aumenta i cereali, possono aumentare i cereali nella stessa unità di spazio. Quindi non si tratta di un aumento dovuto alla maggiore terra coltivata, ma un aumento dovuto alla maggiore resa agricola. Nella stessa quantità di spazio abbiamo un- una maggiore quantità di grano, oppure abbiamo una maggiore quantità di grano per ogni contadino, d'accordo? Che è la stessa cosa. Anche in questo caso c'è solo un paese europeo in cui i prodotti agricoli, la quantità dei prodotti agricoli aumentano non solo perché aumenta la quantità, la superficie di terra coltivata, ma perché migliora la resa agricola, quindi aumenta il prodotto anche nella stessa unità di spazio di prima. Ovviamente questo paese, anche in questo caso il più moderno di tutti, è l'Inghilterra, d'accordo? Anche in questo caso, come nel caso della natalità che abbiamo visto, l'Inghilterra ha un regime completamente differente dal resto d'Europa. C'è un solo paese che nel Settecento si sta davvero ammodernando e sta cambiando veramente tutto, anche nell'economia, rispetto agli altri. E questo è l'Inghilterra della rivoluzione industriale. Aumentare la resa agricola, aumentare il prodotto nella stessa unità di spazio, senza quindi aumentare le terre coltivate, può avvenire soltanto grazie all'innovazione, un'innovazione agronomica. Attenzione, voi subito pensate alle macchine, la macchina a vapore, le macchine. Non è così. Le macchine, come vedremo, arrivano soltanto alla fine della rivoluzione industriale, alla fine del Settecento, anzi ancor più, ancor meglio, all'inizio dell'Ottocento. L'innovazione che permette all'Inghilterra di produrre di più nella stessa unità di spazio, mentre nel resto d'Europa per produrre di più puoi solo aumentare la quantità di terra coltivata, è un'innovazione che non riguarda le macchine. Certo, è nuova tecnologia, ma è un'innovazione agronomica. L'agricoltura diventa una scienza ben prima dell'introduzione delle macchine o della meccanizzazione, della macchina a vapore. Vengono selezionate delle sementi migliori, viene determinato eh, il periodo in cui è meglio seminare in un modo, un altro periodo dell'anno è meglio utilizzare altre sementi, coltivare altre piante e così via. Lo vedremo nel dettaglio parlando dei processi di rivoluzione industriale in Inghilterra. Abbiamo già parlato del lavoro salariato, della grande azienda capitalistica, d'accordo? Il lavoro salariato, le recinzioni nelle grandi proprietà terriere, la grande azienda capitalistica orientata al profitto, il, il lavoro salariato fanno aumentare la resa agricola, ma ci sono anche innovazioni, cioè sono innovazioni che riguardano l'organizzazione del lavoro, d'accordo? Recinzioni, lavoro vigilato, lavoro salariato, lavoro ottimizzato molto meglio, la protoindustria all'interno di un terreno recintato, la grande azienda capitalistica e così via. Cioè innovazioni sull'organizzazione del lavoro, cambiamenti proprio nei rapporti di lavoro, ma ci sono anche innovazioni proprio ehm, agronomiche.
la diffusione di nuovi tipi di sementi o nuovi tipi di piante, in particolare le piante foraggere, lo vedremo meglio in seguito nelle prossime lezioni. Le piante foraggere restituiscono molto più facilmente fertilità alle terre esauste e sono un mangime molto migliore per gli animali, che quindi aumentano e fanno aumentare sia in quantità che in qualità i concimi, essendo i concimi non altro che gli escrementi degli animali, d'accordo? Quindi piante foraggere, nuove sementi, cioè c'è una innovazione nell'organizzazione del lavoro, nella conduzione della terra, oppure appunto nell'introduzione di nuove piante, di nuove culture, che esiste soltanto in Inghilterra. Negli altri posti dell'Europa assolutamente no. Negli altri posti dell'Europa, compresa per esempio la Francia, che non era proprio posto più scadente di tutti, l'aumento della superficie coltivata e quindi l'aumento dei cereali, l'aumento dei prodotti avviene senza innovazioni, con strutture che sono assolutamente strutture pre-industriali. Il lavoro a cottimo o il lavoro comunque feudale, il sistema aperto senza recinzioni, il pascolo allo stato brado e non stabulare, i prati, insomma, non tanto convenienti, i prati naturali al posto dei prati artificiali a foraggio e così via. Quindi in Francia resta la rotazione triennale, sì, aumentano le terre coltivate, però ogni terra deve essere divisa in 3 strisce, di cui una, il Maggese, deve riposare ogni 3 anni, come nei secoli precedenti. Non abbiamo nessun tipo di innovazione, d'accordo? Persino in Francia. E quindi l'Inghilterra proprio si distingue nel Settecento da tutti i punti di vista, l'abbiamo, l'abbiamo visto. Esistono poi altri modelli agricoli, per esempio il modello agricolo mediterraneo, che era ancora peggiore rispetto a quello della Francia o dell'Italia settentrionale, che stava molto meglio da questo punto di vista dell'Italia meridionale oppure della Spagna. Se facciamo un confronto, per esempio, tra Italia meridionale e Italia settentrionale, oppure Spagna e Italia settentrionale, vediamo che questo modello agricolo di tipo mediterraneo arretrato nel meridione d'Italia, purtroppo per noi, vi era quasi soltanto il latifondo, quasi soltanto coltivazioni di cereali. Questo è un problema storico del nostro sud, proprio sin dalla Repubblica Romana e così l'economia meridionale è sempre stata basata su una monocultura cerealicola a grandi latifondi, soltanto, quasi soltanto cereali. Invece in Italia settentrionale, come in altri posti d'Europa, vi erano anche altre colture oltre ai cereali, per esempio le vigne, oppure gli alberi da frutto, oppure prodotti di lusso, come per esempio il luppolo per fare la birra, oppure il lino, d'accordo? Cose che assolutamente non esistevano in Spagna o in Italia meridionale. La conduzione della terra era assolutamente primitiva, quindi abbiamo, come dire, un modello intermedio che non si è ancora industrializzato, ma fa la rotazione triennale, insomma, come la Francia, nessuna evoluzione, però diciamo che questo modello intermedio rispetto al modello migliore dell'Inghilterra, il modello Francia è comunque meglio rispetto a un terzo modello proprio scarso, che noi possiamo chiamare, purtroppo ci riguarda come Italia meridionale, che noi possiamo chiamare un modello mediterraneo, d'accordo? E i problemi d'Italia, della Spagna o dell'Italia meridionale a lungo sottomessa alla Spagna li abbiamo già visti in tante altre video lezioni. La terra molto spesso era lasciata in abbandono, anche perché moltissima terra apparteneva agli ordini privilegiati come i nobili o gli enti ecclesiastici che non avevano genio, non avevano voglia di lavorare, si accontentavano della rendita e lasciavano le terre in abbandono.
L'agricoltura era assolutamente primitiva, ma l'allevamento non ne parliamo, l'allevamento era totalmente allo stato brado, addirittura a volte in forme transumanti. Gli allevatori potevano invadere in qualunque momento i campi coltivati e distruggere le colture, quindi abbiamo ancora un allevamento che è in competizione con l'agricoltura, è dannoso con l'agricoltura. Italia meridionale o Spagna vedono ancora il Magese estendersi non per un terzo della terra di ogni terra coltivata, ma per metà, quindi abbiamo metà della terra che viene lasciata periodicamente a riposo, non un terzo come in Francia o altrove, d'accordo? Non abbiamo più i capitali che vengono investiti in agricoltura, abbiamo delle tasse molto alte in Spagna, in Italia meridionale, abbiamo anche le corporazioni, cioè in Inghilterra fanno la rivoluzione industriale anche perché si liberano delle corporazioni. Le corporazioni, abbiamo detto in tante altre video lezioni, distruggono la libera concorrenza, la ricerca della qualità, le corporazioni stabiliscono i prezzi delle merci, i salari, gli orari di lavoro, la trafila per poter poi diventare padrone, devi fare prima il garzone di bottega, eccetera. Quindi le corporazioni sono una forma ovviamente di blocco della libera concorrenza e dell'innovazione. L'Inghilterra fa la rivoluzione industriale nel 700, ma già nel 600, come abbiamo visto con le due rivoluzioni inglesi, le corporazioni vengono totalmente smantellate. Poi in paesi come l'Italia meridionale, la Spagna nel 700 abbiamo privilegi feudali assurdi, d'accordo, come l'inalienabilità delle terre, anche se io sono un nobile, un ente ecclesiastico, un vescovato, voglio vendere le mie terre a qualcuno, un borghese che le può comprare e far fruttare, non posso farlo perché la mia terra è inalienabile, quindi anche se sono gravato di debiti, non sono costretto a vendere le mie proprietà perché ho il privilegio feudale, sono inalienabili, quindi non vengono inseriti all'interno del mercato, della libera concorrenza, della legge, della domanda e dell'offerta. Si potrebbero dire ancora molte cose sull'economia, sull'agricoltura, sull'economia arcaica di alcune zone d'Europa, le manifatture, nel 700 le manifatture in Italia meridionale o in Spagna scompaiono completamente, non vi è alcun tipo di produzione industriale. La borghesia produttiva, la borghesia industriale, la borghesia commerciale è quasi vicina allo zero. Quindi vedete abbiamo diversi modelli agricoli, diversi modelli economici in Europa e non parliamo del modello economico dell'Europa orientale, l'abbiamo già detto tante volte, in cui c'è un'aristocrazia che ha ancora immensi poteri e contadini schiavi, c'è la schiavitù legale dei contadini che in nessun modo possono aspirare a diventare piccoli proprietari oppure imprenditori, quindi l'agricoltura è ancora assolutamente primitiva in posti come Polonia, Russia, in generale nei possedimenti asburgici, e comunque in generale nell'Europa orientale. Potremmo dire, ripeto, molte cose in più sull'agricoltura, sull'economia, ma mi sembra superfluo sia perché in parte l'abbiamo fatto in altre video lezioni, anche quando abbiamo parlato dei singoli stati, della situazione dei singoli stati, e anche perché soprattutto ne parleremo nelle prossime lezioni, quando vedremo nel dettaglio la rivoluzione industriale. Ci sono anche nel Settecento delle trasformazioni che possiamo dire psicologiche o antropologiche, che vengono studiate appunto proprio dagli antropologi culturali. Una di queste, cioè che proprio prendono la psicologia collettiva, anche delle masse popolari, delle persone meno istruite,
la cui spiegazione è difficile. Dal 1680 in molte zone d'Europa, ma soprattutto in Francia, si verifica un declino del cristianesimo e una addirittura scristianizzazione, se non addirittura una secolarizzazione. I valori laici, i valori materiali iniziano a prevalere rispetto ai valori spirituali, alla religione cristiana oppure a certe forme esteriori di religiosità, d'accordo? Succede che diminuisce drasticamente, in maniera costante e inevitabile, la frequenza alla messa domenicale. Di questo noi abbiamo prove certe. Quindi abbiamo una scristianizzazione, una secolarizzazione, si chiama anche un allontanamento dalle ideologie e dalle pratiche e dalle cerimonie del cristianesimo, del cattolicesimo, che non riguarda solo qualche aristocratico colto o un'elite di borghesia colta, ma anche la popolazione analfabeta, la popolazione, proprio le masse contadine, le masse popolari, iniziano ad andare a messa sempre meno. Poi abbiamo una crisi fortissima delle vocazioni sacerdotali, soprattutto quelle degli ordini monastici, degli ordini contemplativi. Diminuisce fortissimamente anche in paesi controriformisti, bigotti, super cattolici come la Spagna o l'Italia meridionale, diminuiscono fortemente i monaci, soprattutto quelli degli ordini contemplativi. Voi sapete, i sovrani fanno delle riforme nel Settecento, che sono anche delle riforme che tolgono potere alla Chiesa cattolica. Ovviamente i sovrani fanno queste riforme, come dire, anticlericali, non perché vogliono favorire l'avanzata dell'ateismo, dell'incredulità, ma per motivazioni economiche, perché ovviamente la Chiesa cattolica, i suoi enti, le sue terre in abbandono, i suoi ordini monastici erano inutili, erano improduttivi, e quindi il sovrano assoluto, anche quando è super cattolico come gli Asburgo d'Austria, limita o annulla i privilegi ovviamente della Chiesa perché vuole arricchire la propria nazione, ovviamente. Però di fatto molti storici hanno messo in evidenza che questi sovrani cosiddetti illuminati, che fanno riforme anticlericali, probabilmente non avrebbero potuto farle se non avessero avuto il consenso anche delle classi popolari, della borghesia, cioè se un certo tipo di cristianesimo, di cattolicesimo, di fanatismo, di superstizione, di attaccamento a riti tradizionali non stesse in maniera sensibile calando, d'accordo? Diminuiscono le processioni religiose, questo avviene spontaneamente, non solo per ordine del sovrano. Le processioni religiose erano continue, interrompevano il lavoro continuamente, persino in Spagna diventano molto più sobrie. Il cristianesimo diventa qualcosa di molto più interiore e diminuisce, almeno in parte, le forme più pittoresche, folcloristiche, esteriori della devozione, la processione, le processioni, le esposizioni delle statue dei santi, le preghiere collettive e così via. Perché questo avviene? Gli storici se lo sono chiesto, perché avviene anche tra le masse popolari. Abbiamo una tendenza ad avere meno attaccamento al cristianesimo e alle sue manifestazioni, perché molti dicono si è diffuso anche nelle classi popolari uno spirito di lavoro, c'è un imborghesimento della società, d'accordo? I nuovi valori sono il profitto, l'arricchimento, questo vale anche per i contadini e così via, e quindi maggiore tempo, maggiore energie vengono dedicate al lavoro e all'arricchimento. Altri dicono c'è comunque una diffusione della scienza, del metodo scientifico nel Settecento. Questo fa sì che molti si allontanino almeno da alcune pratiche religiose. Ovviamente il Settecento è il secolo dell'illuminismo, d'accordo? Quindi l'illuminismo, molti dicono ma l'illuminismo è una cosa di elite, aristocratici e borghesi colti. Altri non sono d'accordo.
Ci sono per esempio gli studi di Darton, famosissimi, sui libri proibiti. Lui testimonia che in Francia c'era una corsa spasmodica al brivido del libro proibito, e leggere il libro anticlericale, ateo, anticristiano, che poteva ovviamente provocare anche delle durissime sanzioni, condanne, eccetera, ma lui testimonia che i libri che noi consideriamo, che spesso purtroppo anche nella storiografia sono stati considerati, sono solo i libri editi, i libri stampati, cioè i libri stampati, ma in realtà c'era una circolazione di manoscritti clandestini già dalla fine del Seicento, che è immensa in Europa e soprattutto in Francia. Tutti leggevano Voltaire, scrive Darton nel suo famosissimo studio sui libri proibiti in Francia, che è stato riedito da poco. Tutti, anche artigiani, anche le idee di Voltaire e di altri, ma soprattutto di Voltaire. Noi parliamo di tanti altri illuministi importanti, però in Francia, anche a livello di massa, nel Settecento si leggeva quasi soltanto Voltaire. Cioè Voltaire proprio ha fatto cambiare, ha modificato il modo di pensare di intere generazioni. Ci sono studiosi come Darton che dicono che anche tra gli artigiani, anche tra i lavoratori, anche tra in parte le classi popolari, le idee di Voltaire oppure di Holbach o di certi che erano ancora più radicali di Voltaire, gli atei, i materialisti, fossero comunque arrivate. Abbiamo anche una prova, lo vedremo nei cahiers de doléances, quando vengono riportate, no? Le esternazioni, le lamentazioni, le doglianze durante, sapete, le assemblee per eleggere i deputati al terzo Stato che poi faranno la rivoluzione francese. Si trascrivono tutto quello che si trascrivono tutti i discorsi alle assemblee, si trascrivono anche le lamentele dei poveri contadini. Ci sono poveri contadini che citano Voltaire. Quindi molti storici hanno detto attenzione, non è proprio vero che l'illuminismo, le idee nuove, la scienza, l'attitudine verso la scienza, che crea incredulità, non siano arrivate alle classi popolari. Comunque c'è un'enorme diffusione dell'incredulità, dell'ateismo, dell'anticlericalismo, del disprezzo nei confronti del cristianesimo in tutta Europa, ma soprattutto in Francia. Mistero, perché in Francia la secolarizzazione, l'allontanamento dal cristianesimo prende delle forme molto più forti rispetto ad altri paesi europei. Gli storici discutono, ovviamente la Francia è la patria dell'illuminismo, non sarà un caso che la secolarizzazione, che la cristianizzazione muove passi da gigante proprio in Francia. Noi abbiamo dei dati certi. Uno storico che si chiama Vovella ha fatto uno studio sui testamenti in Provenza. Rispetto al secolo precedente, nel Settecento, crollano le richieste di messe di suffragio nei testamenti, che significa che uno muore, cioè nel testamento dice, scrive, quando sarò morto fate una messa di suffragio in mio ricordo ogni mese. Ora, queste cose, queste richieste di messe di suffragio nei testamenti crollano in maniera sbalorditiva durante tutto il Settecento. Molti hanno ipotizzato che comunque l'alfabetizzazione abbia comunque favorito appunto il pensiero scientifico e la lettura di libri, diciamo, anticlericali, o comunque una trasformazione nel senso laico. E quindi abbiamo questa secolarizzazione o scristianizzazione soprattutto in Francia. Due altre cosette sulla famiglia, perché ovviamente il tempo è passato. In Francia questa cristianizzazione o secolarizzazione, prima di tutto, secondo molti storici, si riflette in due fattori che aumentano moltissimo. Aumentano moltissimo i figli illegittimi, fuori dal matrimonio. Questo vorrebbe dire forse non solo una maggiore libertà di costumi, ma da cosa è determinata questa maggiore libertà di costumi? Forse dal fatto che il matrimonio cristiano non è più visto come l'unica modalità per avere figli, per avere una famiglia, d'accordo? E poi aumenta la contraccezione. Abbiamo i primi casi di contraccezione in Europa, di uso di primitivi contraccettivi, spesso preservativi fatti con la vescica natatoria dei pesci, non sto scherzando. Si parla dei contraccettivi, della contraccezione, si inizia a usarli moltissimo in Francia, se ne parla in moltissimi romanzi dell'epoca.
ma ad esempio nel famoso romanzo erotico di Diderot, I gioielli indiscreti, ma in tantissimi altri scritti, l'idea di molti storici è che comunque la propaganda degli illuministi, le idee degli illuministi veicolate molto molto bene, anche perché scritte spesso in maniera molto semplice, abbiano raggiunto tutti gli strati popolari. Perché i sovrani fanno certe riforme? Perché assorbono delle idee che vengono dal basso oppure dagli intellettuali illuministi. La campagna, per esempio, contro la monacazione forzata. Diderot ha scritto un romanzo bellissimo, si chiama La monaca, in cui la protagonista Suzanne Simonin, deve diventare monaca a forza. Prese spunto Prese spunto da questo romanzo anche Manzoni per la sua Monaca di Monza, cioè venivano denunciate dagli illuministi tutta una serie di ingiustizie o di crudeltà tipiche del mondo ecclesiastico, come le persone che si facevano monache a 15 anni senza neanche capire bene quello che facevano, oppure lo facevano per forza. Questo spinse i sovrani, un po' tutti i sovrani d'Europa, ad aumentare l'età legale per poter diventare monache e ad aumentare enormemente i controlli sulla libertà, sulla spontaneità della scelta di entrare in convento, d'accordo? Nasce il matrimonio d'amore. Voi pensate che l'amore esisteva già perché c'erano le poesie di Dante, di Petrarca? Il matrimonio d'amore era un'assurdità, già in tutto il Seicento sarebbe stata un'assurdità, soltanto nel Settecento si inizia a pensare al matrimonio d'amore, moltissime famiglie pensano che i loro figli debbano avere come presupposto per il matrimonio l'amore. Prima del Settecento questo non esisteva. Fate attenzione, il trionfo del matrimonio d'amore, il rispetto dei sentimenti, il fatto di trovarsi un partner, un marito, una moglie, in base ad una libera scelta, è un frutto dell'illuminismo, non del romanticismo. L'illuminismo che di solito viene accusato di essere freddo, razionale, calcolante, è l'illuminismo che sdogana il sentimento, perché il matrimonio d'amore, il trionfo del matrimonio d'amore, avviene solo in seguito alla diffusione delle idee illuministiche nel Settecento, ben prima del successo del romanticismo europeo. Prima il matrimonio d'amore veniva visto con sospetto, l'amore, la passione veniva vista come qualcosa di diabolico. Cosa c'è dietro la passione? L'impulso sessuale, soprattutto l'impulso sessuale, la passione erotica della donna. C'è il diavolo, perché la donna veniva colpevolizzata, no? La donna veniva segregata, la donna veniva considerata più facile alla possessione diabolica, più debole contro il diavolo, quindi il desiderio erotico della donna veniva considerato qualcosa di inaccettabile, le donne erano sessualmente represse. L'idea che una donna potesse innamorarsi di un uomo magari perché lo desidera, c'è una passione anche sessuale, era considerato assurdo. Invece nel Settecento quest'idea viene considerata sempre più normale. La stessa cosa l'amore romantico, il matrimonio d'amore, ma la stessa cosa della famiglia in cui i figli vengono amati fino al Seicento. Chi amava veramente i figli? L'amore materno non esisteva, non studiate la storia falsa. Nel Seicento le classi popolari avevano un maggior amore materno rispetto alle classi aristocratiche o borghesi, che una volta il figlio nasceva, la madre poi non lo vedeva quasi più, perché il figlio veniva mandato fuori di casa in durissime scuole gesuitiche oppure nell'esercito, dove imparava la vita a suon di frustate, d'accordo? Altro che protezione della mamma, eccetera, eccetera. L'idea che la nuova pedagogia, no, che ha tanto successo con Rousseau, l'amore romantico esemplificato dal romanzo di Rousseau, Giulia, o la nuova Luisa, ma anche la nuova pedagogia esemplificata dall'altro testo di Rousseau, l'Emilio, una nuova pedagogia che vede i figli come qualcosa di diverso dai genitori, non degli adulti in miniatura,
ma delle figure caratteristiche con propri bisogni, desideri, una propria natura che bisogna rispettare, nei confronti delle quali bisogna agire con prudenza e con attenzione. Nasce l'amore materno, l'attenzione per i figli che vengono coccolati, che vengono protetti. Prima del Settecento e prima dell'Illuminismo queste cose non esistevano assolutamente. C'è un'altra spiegazione per la scristianizzazione e la secolarizzazione che mi è sfuggita prima, concludo con questo. Forse molti storici dicono che forse nei paesi cattolici è una reazione alla Controriforma, al bigottismo, alla rigidità, alla severità della Controriforma cattolica. Questo avrebbe provocato, capite, una reazione uguale e contraria, una ribellione. Secondo molti, io credo molto a questo, anche nelle classi popolari che però sempre più si stavano alfabetizzando, e attenzione perché soprattutto nei paesi nordici i sovrani iniziano a istituire scuole elementari obbligatorie per tutti, soprattutto nei paesi protestanti leggono tutti, quindi anche le classi popolari spesso si alfabetizzano. Anche le classi popolari, come le classi colte, gli aristocratici eccetera, cosa succede? Perdono magari interesse nella religione o iniziano a mettere un po' sotto accusa la religione a causa delle guerre di religione, a causa dei terribili, insensati scontri tra cattolici e protestanti, le repressioni, la Controriforma in tutta Europa. Può darsi che ci sia stata una reazione che riguarda tutte le classi popolari, tutte le classi, scusate, sociali, anche le classi popolari, anche le classi subalterne. Una reazione, diciamo, non intellettualistica, una reazione di pancia, una reazione istintiva che va contro la religione cristiana o contro gli eccessi del rigorismo, gli eccessi della religione cristiana. Questa reazione contro il fanatismo del cristianesimo sarebbe stata dovuta all'orrore e alla riprovazione, alla condanna delle lunghissime guerre di religione o persecuzioni nei confronti delle minoranze religiose. Per la prima volta nella storia dell'uomo, grazie a quella magnifica impresa culturale che fu l'illuminismo europeo, nel Settecento il mondo civile stava iniziando a diventare laico, stava iniziando a diventare più razionale e un pochino meno spirituale e soprannaturale. Arrivederci, alla prossima.